Dopo aver esplorato a bordi di 2 biciclette Bagnes d'Agua Santa e le sue bellissime cascate, e dopo essere stati intervistati da una TV locale, decidiamo che è l'ora di rimetterci in marcia ed avvicinarci all'Amazzonia equatoriana. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Siamo arrivati a Puyo, che è ai piedi dell'Amazzonia. L'Amazzonia più vergine si può raggiungere solo o in aereo o con le navi, ma questo ne è già un esempio. Piove praticamente tutti i giorni in maniera abbondante, ma poi dovrebbe smettere in tempi brevi. Ora siamo arrivati in un centro di riscatto di scimmie. Praticamente è un centro che si dedica a riscattare le scimmie che sono state vittime dal mercato di animali selvatici o animali che avevano in una casa come delle mascotte, che è assolutamente come animali domestici, che è vietato, ma quindi... anche animali feriti. Sì. Ed il bello che veramente in pochi sono in gabbia, sono quasi tutti liberi, sì, in questa foresta enorme. Sì, dicono che praticamente quelli che sono in gabbia sono quelli che non sono ancora capaci di essere liberi, ma quelli che sono già capaci li liberano in questa zona che sembra praticamente una foresta, sì. E noi abbiamo chiesto per il loro programma di volontariato, ci hanno spiegato un po' se può anche fare a corto termine, quindi anche per 2 giorni. E stiamo pensando di farlo. Costa circa $20 a persona al giorno e sì, che per far volontariato ci sembra un po' eccessivo. Sì, non capiamo come mai. Cioè, aiutare dovrebbe essere gratis, ma ci godiamo comunque il paesaggio e vediamo poi cosa riusciamo a fare. Sì. Un volontario ci fa strada in mezzo alla fitta foresta ed iniziamo ad incontrare alcuni animali come il mono ardiglia o scimmia scoiattolo ed il mono aragna, scimmia ragno, oltre che tartarughe, i simpatici coatis ed altro ancora. Sappiamo che in Italia ora ce ne sono abbastanza di cinghiali, soprattutto nella mia Genova, ed eccoli anche qua. Qua spiegano che una scimmia che avevano in questo parco naturale si è convertita nel maschio alfa, nel maschio dominante, e non faceva avvicinare nessuno, era diventato abbastanza pericoloso e quindi hanno creato anche una zona protetta dove mettono gli animali o feriti o appunto che possano attaccare. Continuiamo a camminare ed arriviamo alla zona a mio avviso più triste della riserva. Alcuni pappagalli e soprattutto questo ocelot o gattopardo rinchiusi in una gabbia con lo sguardo perso nel vuoto. Anche le scimmie devono farsi la quarantena quando stanno male. È l'ora della merenda ed anche gli uccelli si avvicinano in cerca di qualche facile spuntino. Quello che non sapevamo è che saremmo stati letteralmente assaltati dalle scimmie. Io. Buona. Bravo, un po' dei pidocchi. Devo dire che è morbidissimo, cioè sembra di avere un peluche nella scatola. E mi soffia nell'orecchio. Spero che non mi morda. No.
Non ci condividi un po' della tua banana, scusa? Sì, la vorrei, sembra anche buona. Guarda, che banane. Scusami, ho calpestato un po'. Allora. Di qua c'è l'uscita, ma tenete che c'è una scimmia un po' pazza, allora abbiamo un po' paura. Infatti, ciao bella. Siamo usciti dalla riserva, ma è piena di scimmiette anche di qui. Ce n'è una lì sul ramo, non so se si vede, si arrampica. Eccola. Qua è pieno di fiori. È stato molto carino. Si fa tardi e decidiamo di dormire immersi nella natura. Abbiamo dormito lì sopra, posto tranquillissimo. Qua c'è una foresta dove si sentono uccellini, scimmie e tutto. Qua c'è la riva, un fiume, e là tutta la selva, la giungla. E abbiamo trovato questa pianta di cacao che ha già i frutti belli pesanti. Dovrò guardarne uno. E oggi vogliamo trasferirci verso Porto Mushuali, o non so come si pronuncia, che è una cittadina abitata da scimmie in mezzo all'Amazzonia, dove bisogna prendere delle barche per attraversare il fiume Napo e buttarsi ancora più dentro la foresta tropicale, perché è veramente difficile arrivarci. È un'ora e mezza da qua e vediamo come va. Nel tragitto facciamo anche una rapida sosta in questa finca di cacao. Prima abbiamo provato da quel ponte lì, ma era troppo piccolo per noi. Ah no, non ci possiamo nemmeno, scherzo, no. Allora abbiamo dovuto trovare questo altro. Siamo appena arrivati a Porto Mushuagli, sulla riva del fiume Napo, che dà proprio l'idea di zona amazzonica. Abbiamo trovato questo bellissimo parcheggio, quindi dormiremo qua col rumore del rio. Si muore di caldo, veramente. La strada per arrivare, devo dire, è perfettamente asfaltata, in mezzo alla natura, è davvero bellissimo. Qui c'è caldo umido, ma incredibilmente finora, che è ormai il terzo giorno che stiamo facendo nella zona amazzonica, ci sono pochissime zanzare e piove praticamente una volta ogni 2 ore, piove forte 20 minuti, così fa anche un po' rinfrescare. E questo posto è molto famoso per la piazza centrale, che deve essere abitata da scimmie, tra cui il maschio dominante che non lascia avvicinare tutti. Vediamo come andrà. Siamo arrivati, la signora veramente gentilissima ci ha già dato dei tavolini per mangiare qua, delle hamacas. che vediamo se riusciamo a mettere, e una canna da pesca per pescare gli aguacates che sono in quest'albero. È veramente pieno e nel caso non fossero maturi si pone nel giornale, si mettono nel giornale, sono pronti. Vediamo se riesco a prenderne uno. Olè! Alla prima! Contenti del nostro bottino, andiamo ad esplorare il Pueblito e le sue bellissime stranezze. Abbiamo comprato la cena per stasera e ci sono questi ladroni, attenta Sofì, quando ti puntano, ce ne sono un sacco lassù, guardate che si arrampicano là sopra. È davvero un posto magico, cioè trovare una cittadina con la piazza centrale invasa dalle scimmie non era mai successo. Siamo nella piazza centrale, ci sono le altalene, qua 2 scimmie, in realtà è lì la piazza centrale.
Ah, eccola. Una grossa, un'altra. È l'ora, sono arrivate. Ha rubato qualcosa. Una sale lì. Oh. Il pane, guarda. Sì, ha rubato il pane. Ladrone. Dicono tutti di stare attenti che ti rubano in mezzo secondo. Sta diluviando. Volevamo fare una pericena fuori. Abbiamo provato ad aprire il van perché si moriva di caldo, ma non si è riusciti. Ma la facciamo qui. Qua c'è questo che con il platano maduro è tipo quella banana che si fa cotta, fritta. Qua c'è la yuca e credo che tutti e due abbiano formaggio dentro. Poi questa è una... Che la yuca è una verdura. Ah sì, la yuca è una verdura tipica di questa regione. E questa è una specie di... Sì, Tortiglia. Tortiglia l'hanno chiamato, sarà tipo mais. E qua c'è il formaggio anche locale che abbiamo preso al supermercato. Con birra ai cereali dell'Ecuador e l'insalata alla Juan. la nostra amica argentina. Siamo qui da poco tempo, ma questo posto ci ha già stregati. Ci buttiamo nel mezzo dell'Amazzonia facendo la conoscenza dei suoi abitanti, ma di questo ed altro ancora vi racconteremo nel prossimo episodio.